Salve a tutti e benvenuti nella mia scrap room, io sono Sandra e oggi vi presento la mia nuova alleata creativa, ovvero la Cricut Maker 3, questo meraviglioso plotter. Se mi seguite su Instagram o su Facebook probabilmente avrete già visto il video di unboxing di questo prodotto e anche di alcuni materiali che ho scelto. Prima di presentarvi però questo strumento ci tenevo tantissimo a ringraziare Cricut Italia per questa nuova collaborazione con me. È un piacere per me iniziare a far parte della famiglia Cricut. Nel video di oggi vorrei parlarvi di questo plotter e nei video successivi invece vedremo come utilizzarlo insieme. All'interno della confezione troviamo il plotter, il suo trasformatore, un cavetto USB con cui possiamo collegare il plotter al computer, ma possiamo anche utilizzare il Bluetooth, quindi possiamo poi collegarlo al computer, al tablet oppure al cellulare. Dopo troviamo una scatolina con all'interno il manuale di istruzioni e anche un campione di materiale, ovvero un vinile smart. Poi troviamo ancora un altro pacchettino con all'interno degli altri campioni da testare. Sono tutti i nuovi materiali smart. Qui abbiamo un pezzo più grande, sempre di vinile smart, un foglio di trasferimento che si utilizza con il vinile, un vinile termoadesivo e ancora un cartoncino smart. Perché abbiamo tutti questi materiali smart da provare? Proprio perché la caratteristica principale della Cricut Maker 3 è la possibilità di utilizzare materiali smart, ovvero materiali che non necessitano di un tappetino, motivo per cui la Cricut Maker 3 arriva senza un tappetino. Parliamo di questi tappetini di scorrimento che in genere venivano utilizzate su tutti gli altri plotter e che possiamo ovviamente anche utilizzare sulla Cricut Maker 3, quindi se dovete andare a tagliare dei materiali non smart avrete la necessità di acquistare il tappetino a parte. Altrimenti, utilizzando i materiali smart, non è necessario utilizzare il tappetino. Il vantaggio sicuramente principale di utilizzare il materiale smart senza tappetino è proprio la possibilità di non avere il vincolo sulle dimensioni, quindi possiamo anche ad esempio utilizzare un vinile lungo fino a 6 metri. Quindi abbiamo proprio un vantaggio anche a livello di dimensioni, quindi possiamo creare tranquillamente un banner enorme. Se invece vogliamo andare ad utilizzare i materiali non smart, abbiamo la possibilità di utilizzare diversi tappetini, a seconda ovviamente dei materiali che andiamo a scegliere. Ogni tappetino ha le sue caratteristiche, infatti abbiamo anche dei diversi colori che ci facilitano la scelta poi del tappetino. Allora, abbiamo il tappetino light, che è il tappetino azzurro. Come vedete io ho dei tappetini da 60 cm. Successivamente prenderò anche i tappetini da 30 cm perché sicuramente per alcuni progetti più piccoli sono più comodi, ma le caratteristiche sono le stesse sia sui tappetini più grandi sia sui tappetini più piccoli. Allora, i tappetini azzurri sono i tappetini light, quindi hanno un collante più basso e questi si utilizzano ad esempio con la carta da stampante oppure una carta fino ai 100 grammi. Perché? Perché se andiamo ad utilizzare ad esempio una carta a bassa grammatura su un tappetino strong come può essere il tappetino viola, nel momento in cui andiamo a rimuovere la carta questa rischia di strapparsi, quindi con il tappetino light a basso collante questa si rimuove senza difficoltà. Il tappetino verde invece è il tappetino standard che andiamo ad utilizzare sulla maggior parte dei materiali, come ad esempio il vinile, il cartoncino e così via. Poi abbiamo il tappetino viola, ovvero quello strong, ricco di collante, e lo andiamo ad utilizzare con i materiali di rilevante spessore, come ad esempio il legno, il plexiglass, il feltro, insomma tutti i materiali che necessitano di un supporto di colla maggiore. Poi abbiamo anche un altro tappetino che io non ho ancora ed è il tappetino rosa, che è un tappetino particolare che si utilizza per la stoffa, e anche lì abbiamo un'altra tipologia di collante. Diciamo che abbiamo l'imbarazzo della scelta sia per i tappetini ma anche per altri materiali.
come ad esempio le punte. Allora, apriamo subito la Cricut, guardate che meraviglia, vediamo il trasformatore. Abbiamo due alloggi, uno per le penne e uno per le punte. Le penne le proveremo insieme poi nei prossimi video e qui abbiamo le punte. Semplicemente andiamo ad aprire e in dotazione abbiamo la punta classica, quella che ci serve proprio per tagliare la carta. Come vedete è semplicissimo da rimuovere e da richiudere. Basta un clic. Qui abbiamo uno scompartimento, una sorta di cassettino in cui poter andare a inserire non solo le varie punte ma anche i vari accessori, come ad esempio le spatole, gli uncini e così via. Li inseriamo all'interno, chiudiamo e sono sempre a portata di mano e in ordine. Abbiamo anche una parte magnetica in cui andare ad applicare le piccole punte. I vari accessori possiamo anche collocarli quando andiamo ad utilizzare la macchina in queste comodissime scanalature. Quindi abbiamo ad esempio la spatolina e l'uncino, utilissimo quando andiamo ad utilizzare il vinile per spellicolare. La macchina è dotata di una scanalatura in alto nella parte superiore, una scanalatura bianca che ci consente di posizionare il cellulare, il tablet o comunque lo strumento che andiamo ad utilizzare al di fuori ovviamente del computer. Qui ci sono dei tastini di accensione, di inserimento del tappetino del materiale, un tasto di avvio del lavoro e un tasto di pausa. Richiudiamo. Questo plotter, come tutti gli altri plotter Cricut, funziona con un'applicazione speciale, ovvero Cricut Design Space, in cui è possibile sia creare dei lavori, sia condividerli con la community, oppure è possibile anche acquistare tanti file già pronti, è possibile scaricare dei file gratuitamente ed è anche possibile condividere i propri file con la community. Quindi diciamo che abbiamo tante possibilità. La mia presentazione di questo plotter è giunta al termine. Nei prossimi video vedremo come utilizzare questa macchina e come sfruttarla al meglio per le nostre creazioni. A presto! Ciao ciao!